Benvenuto in un altro video cotto e mangiato, ovvero un video flash. Che cosa sono i video flash? I video in cui sostanzialmente facciamo un po' quello che ci pare. Di che cosa parliamo oggi? Di un programma che non conoscevo e che mi ha fatto conoscere un validissimo membro della community che risponde al nome di Max Rossi. Ti ringrazio Max per avermi fatto conoscere questo programma e soprattutto per avermi dato l'opportunità di presentarlo a tutta quanta la community. Di che cosa si tratta? Di un software incentrato sulla produttività che rende molto più veloci tantissime operazioni che normalmente facciamo con il computer. E allora, trattandosi di video flash, non perdiamo tempo e se ti senti pronto, iniziamo. Per procurarci questo programma faremo né più né meno che quello che facciamo sempre, ovvero apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca premendo invio e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire il nostro sito e qui in alto portiamoci nella sezione Downloads. Nella pagina che si apre scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo file qui, quello che si chiama UELI. Potremo a questo punto scaricarlo facendo clic sul pulsante azzurro File Download, ma nel caso in cui non riuscissi a trovare il file, ti dico che ti basterà semplicemente andare qui in alto sulla lente di ingrandimento, cliccarci su per aprire la barra di ricerca e al suo interno digitare proprio la parola magica UELI. Premiamo invio per avviare la ricerca e tra i risultati troveremo solo il programma che ci interessa. Facciamoci clic su per andare a scaricarlo. Il download durerà qualche secondo in più del solito perché il file è appena un pochino più grosso di quelli che scarichiamo abitualmente, anche se si tratta comunque di pochissimi mega, come vedrai a breve, e al termine del download, quando il file sarà stato scaricato sul nostro computer, andremo a cliccare sul pulsante mostra nella cartella per andare a visualizzare lo zip. Fatto questo, chiudiamo la pagina del browser che non ci serve più. Andiamo sul file zip appena scaricato, facciamo clic con il pulsante destro del mouse e scegliamo la voce estrai tutto. Nella finestra che si apre clicchiamo sul pulsante estrai e attendiamo solo alcuni secondi il termine dell'operazione. Ecco fatto. Possiamo chiudere la finestra dei download che si trova dietro la nostra finestra principale e fare doppio clic per eseguire UELI su questo file qui, quello che appunto si chiama UELI, ha quest'icona qui ed è di tipo applicazione. Facciamo doppio clic. Clicchiamo sul pulsante esegui per consentire l'esecuzione del file e apparentemente non succederà nulla sul nostro computer. Quello che infatti dovrai fare adesso sarà fare clic per visualizzare le icone nascoste ed individuare l'icona di UELI, facendoci successivamente clic destro e scegliendo la voce Settings. La missione a questo punto è non lasciarsi assolutamente spaventare dalla apparente complessità di questa schermata. Tutto ciò che dovrai fare sarà innanzitutto scegliere la lingua che preferisci, e quindi nel nostro caso l'italiano, cliccando su questa frecciolina e scegliendo proprio la voce italiano. Successivamente ti suggerisco di spuntare la voce attiva l'app all'avvio del sistema, la voce mostra icona nella barra delle applicazioni e successivamente di scegliere una combinazione di tasti per andare ad attivare UELI. Io lascio quella di default che è Alt più spazio. A questo punto andiamo nella barra a sinistra ad attivare alcune opzioni, o meglio alcuni plugin, perché questo programma può fare veramente tantissime cose. Quello che ti suggerisco io è di cliccare su pannello di controllo e successivamente attivare la relativa opzione. Quello che fanno i vari plugin è spiegato all'interno degli stessi. Ad esempio, questo ti consente di trovare rapidamente gli elementi del pannello di controllo. Può essere utilissimo anche il convertitore di valuta che ti consente naturalmente di convertire una valuta in un'altra, attivare allo stesso modo il cerca tutto che ci consente di utilizzare la ricerca per trovare file e cartelle sul nostro file system locale, un po' come fa anche il programma Everything, ma in questo caso decisamente più completo. Anche l'Esplora File può essere interessante
e infine, se ne hai sufficiente padronanza, i comandi del sistema operativo. Ecco fatto, una volta terminata la tua configurazione potrai cliccare sul pulsante Chiudi. E a questo punto sei pronto per goderti il tuo Weli. Si attiva, ti ricordo, premendo la combinazione di tasti Alt e Spazio che fa comparire a video questa riga. Non dovrai mai utilizzare il mouse per usare Weli. Che cosa può fare Weli? Più o meno quello che abbiamo visto finora, ma te ne do subito qualche esempio. Digitando solo l'inizio del nome di un qualsiasi programma e premendo il tasto Invio, potrai lanciare il relativo programma. Ancora digitando solo l'inizio del nome di una qualsiasi cartella e premendo Invio potrai aprire la relativa cartella. Chiudiamola per non coprire Weli e facciamo qualche altro esempio. Premiamo anche in questo caso Invio e si aprirà la nostra pagina. Ed eccoci arrivati al riassuntone finale che, essendo questo un video flash, sarà invece un riassuntino, anche perché di pregi te ne posso elencare a bizzeffe per quanto riguarda questo programma. Abbiamo visto che una volta configurato è semplicissimo da utilizzare e ci si può sbizzarrire tantissimo e divertire altrettanto. Ci sono 1000 altre funzioni che non ti ho mostrato ma che puoi scoprire direttamente sul sito dello sviluppatore che ti ho lasciato linkato nella pagina dei download di Gentiluomo Digitale. Volendogli invece proprio trovare un difetto, ma lo sto cercando con il lanternino, possiamo vedere che consuma circa tra gli 80 e i 100 mega di RAM, come è possibile vedere dalla mia gestione attività aperta in questo momento. Insomma, volendogli attribuire un bel voto, io direi che un 9 pieno non glielo leva nessuno. È una mandragata! E sì, abbiamo appena aggiunto un'altra mandracata al nostro arsenale già ben fornito di varie mandracate e di questo dobbiamo ancora una volta ringraziare Max Rossi che ce l'ha segnalata. Ma attenzione, se anche tu hai qualche programma che vorresti vedere recensito, non ti fare scrupoli, scrivilo nei commenti e vedrai che se il programma è valido, prima o poi lo portiamo in qualche video. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, anche perché non possiamo perdere troppo tempo perché trattasi di video flash e quindi andiamo a ringraziare il nostro buon Giuseppe in arte Geppo, lo dico perché ha un'iconcina di Geppo sul suo profilo, che si è appena abbonato al nostro canale e quindi gli do molto volentieri il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma un altro ringraziamento super specialissimo è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo, come di consueto, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.